Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo abile in molte arti. Lottò con coraggio in una guerra, ma quando essa finì, fu mandato via con sole 3 monete per il suo viaggio. Scontento, disse, non sarò felice con questo. Se incontro le persone giuste, il re dovrà darmi tutto il tesoro del regno. Pieno di rabbia, si diresse nella foresta e vide un uomo che aveva abbattuto 6 alberi come se fossero solo fili d'erba. Gli chiese: «Vuoi essere il mio servo e venire con me?» «Sì», rispose l'uomo, «ma prima devo portare questo fascio di legna a mia madre». Prese un albero, lo avvolse attorno agli altri 5, sollevò il fascio sulla schiena e se ne andò. Dopo tornò e si unì al suo nuovo padrone, che disse: «In 2 dovremmo cavarcela bene nel mondo». Dopo aver camminato per un breve tratto, trovarono un cacciatore inginocchiato con il fucile pronto a sparare. Il padrone gli chiese: «Cacciatore, cosa stai per colpire?» Il cacciatore rispose: «A 2 miglia da qui. C'è una mosca seduta su una quercia e voglio colpirle l'occhio sinistro». «Oh, vieni con noi», disse l'uomo, «se siamo in 3 dovremmo andare d'accordo». Il cacciatore accettò e si unì a loro. Poco dopo giunsero a 7 mulini a vento le cui pale giravano velocemente, anche se non c'era vento, e nemmeno una foglia si muoveva. L'uomo disse: «Non so cosa faccia girare i mulini. Non c'è nemmeno un alito d'aria». Proseguirono per 2 miglia e videro un uomo seduto su un albero che chiudeva una narice e soffiava con l'altra. «Cosa fai lassù?» chiese l'uomo. L'uomo rispose: «A 2 miglia da qui ci sono 7 mulini, guarda, li sto facendo girare soffiando». «Oh, vieni con noi», disse l'uomo. «Se siamo in 4, possiamo fare qualsiasi cosa». Il soffiador scese e si unì a loro. Non molto dopo, videro un altro uomo in piedi su una gamba, avendo tolto l'altra e poggiata accanto a lui. Il padrone disse: «Ti sei sistemato per una pausa». L'uomo rispose: «Sono un corridore. E per non correre troppo veloce ho tolto una gamba, perché se corro con entrambe vado più veloce di qualsiasi uccello in volo». «Oh, vieni con noi», disse il padrone. «Se siamo in 5, possiamo portare il mondo intero con noi». Così si unì a loro. Presto incontrarono un altro uomo che indossava un cappello inclinato da un lato. Il padrone disse: «Dai, non portare il cappello in questo modo. Sembri ridicolo». L'uomo rispose: «Devo indossarlo in questo modo. O verrà un terribile freddo che congelerà tutti gli uccelli in aria facendoli cadere». «Oh, vieni con noi», disse il padrone. «Se siamo in 6, possiamo portare il mondo intero con noi». I 6 arrivarono in una città dove il re aveva annunciato che chiunque avesse corso con sua figlia e vinto l'avrebbe sposata, ma chiunque avesse perso avrebbe perso la testa. L'uomo si fece avanti e disse: «Farò correre il mio servo per me». Il re rispose: «Allora anche la vita del tuo servo è in gioco. Quindi entrambi dovete vincere». Una volta concordato tutto, l'uomo rimise l'altra gamba del corridore e disse: «Ora sii veloce e aiutaci a vincere». Si decise che il primo a portare acqua da un pozzo lontano sarebbe stato il vincitore. Il corridore prese una brocca e anche la figlia del re ne prese una e iniziarono a correre contemporaneamente. Ma pochi istanti dopo, mentre la figlia del re avanzava, la folla non vedeva più traccia del corridore. Era come se il vento lo avesse portato via. Presto raggiunse il pozzo, riempì la sua brocca d'acqua e iniziò il percorso di ritorno. Tuttavia, a metà strada, si stancò, posò la brocca, si sdraiò e si addormentò. Per non dormire troppo a lungo,
Usò un teschio di cavallo trovato per terra come cuscino, sperando che fosse scomodo abbastanza da svegliarlo. Nel frattempo, la figlia del re, che era una buona corridore, raggiunse il pozzo e tornò in fretta con la sua brocca piena d'acqua. Quando vide il corridore addormentato, fu contenta e pensò: «Il mio rivale è nelle mie mani». Versò l'acqua della sua brocca e continuò a correre. Tutto sarebbe andato perduto se il cacciatore non avesse osservato dalla torre del castello con i suoi occhi acuti. Disse: «La figlia del re non vincerà». Poi caricò il suo fucile e sparò, colpendo il teschio di cavallo da sotto la testa del corridore senza fargli male. Il corridore si svegliò, si alzò e vide che la sua brocca era vuota e la figlia del re era molto avanti. Ma non perse la speranza. Corse di nuovo al pozzo, riempì di nuovo la sua brocca e tornò a casa 10 minuti prima della figlia del re. «Guarda», disse, «non stavo nemmeno cercando di vincere, e quella non era vera corsa». Il re e sua figlia erano infelici all'idea che sarebbe stata portata via da un comune soldato. Discutettero su come liberarsi di lui e dei suoi amici. Il re disse: «Ho un piano, non preoccuparti, non torneranno». Disse loro: «Avrete un banchetto insieme, mangiando e bevendo», e li portò in una stanza con muri di ferro, porte di ferro e sbarre di ferro alle finestre. C'era un tavolo pieno di cibo delizioso, e il re disse: «Entrate e divertitevi». Una volta dentro, chiuse le porte a chiave. Poi chiamò il cuoco e gli ordinò di accendere un fuoco sotto la stanza fino a far diventare il ferro rovente. Il cuoco obbedì e i 6 uomini iniziarono a sentirsi caldo. Pensarono che fosse il calore del cibo. Ma quando diventò sempre più caldo e volevano andarsene, trovarono le porte e le finestre chiuse. Si resero conto che il re aveva cattive intenzioni e voleva soffocarli. «Non ci riuscirà», disse l'uomo con il cappello. «Farò venire un freddo che allontanerà il calore». Mise il cappello dritto e subito un freddo gelido riempì la stanza, facendo sparire tutto il calore, e il cibo sul tavolo iniziò a congelarsi. Dopo 1 ora o 2, il re pensò che fossero morti dal caldo, quindi fece aprire le porte per controllarli. Con sua sorpresa, i 6 erano tutti in piedi, vivi e vegeti, dicendo che avrebbero voluto uscire per scaldarsi, poiché il cibo si era congelato nei piatti. Furioso, il re scese dal cuoco e gli urlò chiedendo perché non avesse fatto come gli era stato ordinato. Il cuoco rispose: «C'è abbastanza calore. Guarda». Il re vide un feroce fuoco bruciare sotto la stanza di ferro e si rese conto che non poteva sconfiggere i 6 in questo modo. Il re pensò poi a un altro modo per liberarsi dei suoi ospiti indesiderati. Chiamò il loro capo e disse: «Se accetti dell'oro e rinunci a mia figlia, puoi avere quanto vuoi». «Oh sì, signor re», rispose l'uomo, «fammi avere quanto il mio servo può portare, e non chiederò tua figlia». Il re acconsentì e l'uomo aggiunse: «Tornerò tra 14 giorni a ritirarlo». Il re quindi convocò tutti i sarti del regno per fare un enorme sacco nei 14 giorni successivi. Quando fu pronto, il forte uomo, che poteva abbattere alberi, lo prese sulla schiena e andò dal re. Il re lo vide e pensò: «Chi è quel forte uomo che porta un sacco così grande che sembra una casa?» Si spaventò e pensò: «Può portare via così tanto oro». Poi ordinò che venisse portata 1 tonnellata d'oro. Ci vollero 16 dei suoi uomini più forti per sollevarla, ma il forte uomo la sollevò con una mano, la mise nel suo sacco e disse: «Perché non ne portate di più?» Questo riempì appena il fondo. Lentamente il re fece portare tutto il suo tesoro al forte uomo, ma il sacco non era nemmeno a metà pieno.
Portate di più, urlò, queste poche monete non lo riempiono. Alla fine, 7.000 carri pieni d'oro furono raccolti da tutto il regno, e il forte uomo li infilò insieme ai loro buoi nel suo sacco. Non controllerò quanto c'è qui dentro, disse, prenderò solo ciò che ci sta finché il sacco è pieno. Quando tutto fu dentro, c'era ancora spazio per di più. Pensò, finirò di riempirlo. A volte la gente lega un sacco anche quando non è pieno. Poi se lo mise sulla schiena e partì con i suoi amici. Quando il re vide che un uomo stava portando via l'intera ricchezza del regno, si infuriò e ordinò ai suoi cavalieri di inseguire i 6 e prendere il sacco dal forte uomo. 2 gruppi di soldati li raggiunsero rapidamente e urlarono: «Siete prigionieri! Mettete giù il sacco d'oro o morirete!» «Cosa vuoi dire siamo prigionieri?» gridò il soffiador. «Se succede, vi farò ballare tutti in aria». Chiuse una narice e soffiò con l'altra, facendo volare i 2 gruppi di soldati in alto nel cielo. Un sergente, che aveva 9 ferite ed era un uomo coraggioso, chiese pietà. Il soffiador smise di soffiare giusto il tempo necessario per farlo scendere in sicurezza e poi disse al sergente: «Torna dal tuo re e digli di mandare più cavalieri», e li soffierò via tutti. Quando il re sentì questo, disse: «Lasciateli andare. Sono troppo forti per noi». Poi i 6 tornarono a casa con il tesoro, lo divisero tra di loro e vissero felici per il resto della loro vita. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.